Alla fine non credo che riesca a finire per hard mode questa puntata, dovrei accorciare parecchio e insomma non voglio che le cose vengano fatte male, quindi questa puntata la dedichiamo interamente al crossover con Dungeons Defenders 2, così la utilizziamo questa Lightning Aura Rod che ci abbiamo in mano da non so quanto. Ok, ignorando il fatto che sono a fuoco a quanto pare, che ci dice il Tavern Keeper? Innanzitutto andiamo a vedere su Dungeons Defenders 2 com'è quel gioco, così che posso spiegarvi un po' meglio come funziona il crossover. Allora, questo è DD2, siamo nella taverna che è un po' un hub principale ed ecco qui il Tavern Keeper, quello che abbiamo anche su Terraria. Se interagiamo con lui possiamo riportare un bug. E basta, questo è l'utilizzo del Tavern Keeper in DD2. Ci sono diversi eroi, i 4 principali sono l'apprendista, lo scudiero, cacciatrice e monaco. Ognuno ha i suoi attacchi e ognuno ha 4 abilità e 4 torrette. Anche DD2 ha ricevuto dei contenuti di Terraria, in particolare l'eroe e la driade. Is the physical manifestation of the will of Terraria itself. Le ha tutte torrette dedicate a Terraria, infatti ci sta il nido che evoca via le vespe, una torretta con le arpie, uno che evoca gli slime e l'Angry Nimbus che è un nemico che noi ancora non abbiamo, perché ti piove addosso. In Terraria la driade crea un'aura di protezione quando la città è attaccata e qui ha un'abilità simile. Un'altra abilità tira la powder che possiamo prendere dai funghi, fa cadere le stelle e poi fa l'albero che dà buff, vabbè questo è un po' a caso. Possiamo iniziare a giocare dalla War Table, come vedete ci sono degli standardi e la War Table stessa che sono dei cosmetici inseriti a Terraria. Allora, veloce panoramica in game, questa è una delle mie app preferite. C'è sempre obiettivo da difendere. Nei primi livelli c'è il piedistallo con il cristallo, che è quello che poi è stato imparato su Terraria, ma a volte sono anche altre cose come le uova. Ci viene dato del mana con cui possiamo creare le nostre torrette. Adesso ho piazzato le 4 torrette che sono state importate in Terraria. Dopodiché metto la Beast Lord, un eroe che non c'entra niente con Terraria, e posso iniziare a combattere. Quindi come vedete ci sono i portali da cui escono i nemici, o li picchiamo noi o facciamo fare tutto alle torrette. Come vedete i nemici anche droppano l'Etherian Mana, il mana verde, che possiamo utilizzare per costruire altre torrette. E questo è quanto, possiamo tornare su Terraria. Perfetto, non sono più a fuoco. Tutto il crossover di Defenders 2 in Terraria è legato alle NPC del Tavern Keeper. Innanzitutto cliccando su Eternia Crystal ti dà dei consigli, un po' come la guida, ti spiega un po' di cose. Però ve lo dico io come funziona. Innanzitutto abbiamo l'Eternia Crystal Stand. Questo lo piazziamo, ci mettiamo il cristallo sopra e arriva l'invasione. E mo stanno arrivando i goblin. Perché mo devono arrivare i goblin? Oh, che palle. Dicevo, questo lo piazziamo, ci mettiamo il cristallo sopra ed evoca l'invasione. L'evento è diviso in tier 1, tier 2 e tier 3, però aumenta anche il prezzo dei cristalli. Cioè il prezzo base è 25 d'argento. Se passiamo a tier 2 costerà 1 gold e tier 3 mi pare che è 4 gold, una cosa del genere. Però sono tutti uguali, non cambia assolutamente niente. Quindi vi consiglio di investirci una ventina di gold coin adesso, comprarvene un macello. A posto, non me ne devo più ricomprare, quindi va bene così. Il Defender's Forge è praticamente come la Piggy Bank, però è separata, c'è uno storage separato, non l'ho onestamente mai usato. E poi abbiamo 4 torrette, ognuna è una torretta di uno dei personaggi base di Dungeons Defenders 2. L'unica eccezione è la Flame Burst Rod, perché in DD2 l'hanno cambiata da sparare palla di fuoco a lanciafiamme poco dopo il crossover. Hanno fatto questa patch e Terraria è rimasta fregata con la versione vecchia e vabbè, pazienza. Torneremo a parlare di questo evento quando sbloccheremo tier 2. Nel frattempo andiamo a fa botte con sti cafoni. E a sta botta cadono giù come mosche, cioè va la differenza. Ok, i cafoni sono stati sconfitti e abbiamo raccolto porte. Prima di tornare all'evento però guardiamo un attimo le cose fatte on screen. Innanzitutto il pescatore mi ha droppato la Golden Fishing Rod, mi sa che la droppi dopo 25 quest. È la miglior canna da pesca che ci sta. Poi la Magma Stone, l'equipaggiamento che applica fuoco ai tuoi attacchi corpo a corpo. Questo qua poi è importante per i guerrieri perché poi si usa per diverse cose. Infine ho comprato dalla zoologa un cavallo. Questo qua poi lo utilizzeremo per il boss dell'inferno. Proviamo a vedere se possiamo evocare l'evento. Ma per farlo vi serve uno spazio più o meno largo da entrambi i lati e più o meno dritto. Secondo me questo non è sufficiente, però ci proviamo. Oh, funziona, perfetto. Però come vedete si sono spawnati lontanissimi. Allora, prima cosa abbiamo fatto? Abbiamo ricevuto 10 ritiri al mana. Ogni 10 mana possiamo utilizzare una torretta. I mostri ci droppano mana. Ogni ondata ha un numero di mana predefinito. I mostri sono un po' intangibili finché non raggiungono lo stesso piano del cristallo. Questo succede quando appunto non abbiamo abbastanza spazio. Infatti questo vuol dire che dovrò necessariamente allargare l'arena, perché mi viene difficile combattere questi nemici e piazzare le torrette se spawnano sott'acqua, cose di questo genere. Ok, abbiamo preso altri 20 mana.
Adesso li piazzo tutte queste torrette qui. Queste fanno danno appena entri dentro. Le piazzo tutte qua davanti all'ingresso. Allora, come vedete, le torrette possono essere utilizzate solamente all'interno dell'invasione. Però, una volta che la sconfiggiamo una volta sola, possono essere utilizzate anche all'esterno. Però avremo ovviamente una sola torretta a disposizione. Abbiamo un counter qui davanti che ti dice quando arriva la prossima ondata. Intanto io ho un po' di torrette da piazzare. Quanto abbiamo? 20 mana. Vabbè, continuo a piazzare tutte da sto lato, dai. Così mi concentro tutto dall'altro lato. È molto importante ho la Spinal Tap come frusta, che se vi ricordate fa più danni quando colpisce più nemici contemporaneamente, o per essere precisi ne perde di meno. Ok, abbiamo droppato un Defender Medal. Tier 1 è molto semplice, mi pare che sono 5 le ondate se non sbaglio, con un mini boss finale, e se non sbaglio prenderemo 2 Defender Medal alla prossima ondata e 3 all'ultima se finiamo l'evento. Ok, iniziano già a sparare le viverne, questo è un problema, nemici volanti sono sempre un problema. Chiaramente lo scopo è mantenere in vita Mamma mia quanti danni che ha preso. È anche vero che sto parlando e mi sto dimenticando di piazzare le torrette, ma pazienza. Durante l'evento abbiamo il Creative Shock. Hai perso l'abilità di creare, il potere di creare. Questo vuol dire che non possiamo rompere blocchi durante l'evento, ed è un po' fatto per bilanciare, effettivamente c'ha senso. Allora, dovrebbe essersi spawnato Dark Mage. Lui evoca scheletri, spara a distanza e cura le unità nemiche. Non è fortissimo perché comunque è un mini boss alla fine, e perché effettivamente questo evento poteva essere affrontato anche prima. Io l'ho iniziato... Oh! E abbiamo completato 5 Defender Medal. E adesso possiamo finalmente evocare la nostra torretta quando ci pare. Prima cosa che devo fare è allungare assolutamente l'arena. Non voglio i nemici sott'acqua, insomma è un casino. Quindi iniziamoci a costruire, dai. Iniziamoci a costruire. Vabbè, perfetto, avete capito. Ok, arena completata. I girasoli li ho messi solo ai bordi. Sì, io infatti sto all'interno di questi 13 blocchi, se più o meno. Non ho il buff della velocità e della riduzione dell'enemy spawn rate, e l'ho fatta apposta perché così se rimango al centro ho lo spawn incrementato grazie alla water candle. Fatta apposta per nel caso volessi decidere di farmare. Spero che questa arena sia ora sufficientemente lunga per l'evento, quindi direi di farne un altro. È comunque troppo piccolo. I portali vengono sbattuti nel bordo. Tra l'altro i nemici dell'Old Walls Army droppano i banner, però raramente, del tipo una Black Lance. Però quelli dell'Old Walls Army sono gli unici banner che non funzionano, non ti danno i bonus. Forse perché hanno pensato che sarebbe troppo facile l'evento. Io non sono per niente d'accordo, ma pazienza. Però le torrette stanno facendo il loro lavoro, dai. Ora cerchiamo di risolvere anche un altro punto. Io ho 5 Defender Medal e questo evento me ne darà altre 5, visto che abbiamo capito che lo affrontiamo abbastanza facilmente. Che ci faccio con la Defender Medal? Ognuna delle torrette costa 5 Defender Medal, però non serve prenderle perché comunque ne utilizziamo una alla volta. In realtà quello che voglio fare è prepararmi per il secondo tier. Quando arriverà tier 2 avremo 4 nuove torrette che sono una versione potenziata di quelle 4 che abbiamo già a disposizione adesso e costeranno 25 Defender Medal l'una. In più avremo 4 Complete Armor Set da 25
25 Defender's Medal l'una. Tier 2 ci darà 25 Defender's Medal ogni volta che le completiamo, quindi sarà molto più facile prenderle dopo. Ma non le prenderò neanche al Tier 2, le prenderò a Tier 3, perché lì l'evento mi darà 75 Defender Medal se riusciamo a completarlo tutto. Per questo motivo, appena riusciremo a farmare Tier 3 con successo, farò subito uno shoppone micidiale dell'endgame, perché comunque il Tier 3 è più o meno verso l'endgame. Ok, Dark Mage ci ha droppato la maschera e Gato Egg, un nuovo pet, un gatto con un jetpack dietro che ti segue, così, completamente a caso.